Nel 226 a.C. Roma e Cartagine avevano stipulato un trattato che stabiliva il confine tra le rispettive sfere di influenza nella penisola iberica, fissandolo al fiume Ebro. Sembrava tutto pronto per una pace duratura tra le due fazioni, ma presto i tamburi di guerra avrebbero suonato nuovamente nel Mediterraneo. Fu infatti nel 221 a.C. che il giovane Annibale Barca fu nominato comandante in Iberia dell'esercito cartaginese, prodigandosi fin da subito contro le popolazioni iberiche confinanti. Queste operazioni furono il teatro per testare, addestrare e affinare le capacità belliche del suo esercito, al fine di raggiungere il suo vero obiettivo: risollevare l'onore della sua famiglia e di Cartagine, piegando la potenza egemonica del Mediterraneo occidentale, Roma. Fu così che nel 219 a.C. Annibale ruppe il trattato con Roma e pose d'assedio la città di Sagunto, che sebbene alleata di Roma giaceva al di sotto del fiume Ebro. Il Senato romano fu avvertito della rottura dei trattati ed inizialmente cercò di risolvere la situazione per via diplomatica. Le trattative tuttavia procedettero senza risultati e nonostante il duro assedio si prolungasse, alla fine Annibale poté conquistare la città e ordinare lo sterminio di tutti i maschi adulti. Quanto accaduto a Sagunto alienò ai romani le simpatie delle popolazioni iberiche, che non accettavano di allearsi con chi non li difendesse nel momento del bisogno. Annibale dall'assedio poté ottenere un lauto bottino col quale finanziare l'impresa che si accingeva a compiere. Roma da parte sua prese atto dell'inizio delle ostilità ed assegnò ai due consoli in carica le rispettive aree di competenza. A Cornelio Scipione fu assegnata la Spagna, mentre a Sempronio l'Africa. Per la guerra il Senato allestì un esercito i cui numeri forniti da Tito Livio sono incredibili e probabilmente gonfiati. Furono infatti arruolati, secondo l'autore, 24.000 fanti romani e 1.800 cavalieri romani, mentre tra gli alleati di Roma furono reclutati 40.000 fanti ausiliari e 4.400 cavalieri. Oltre alle truppe furono varate 220 quinquireme per garantire il predominio romano sul mare. Ogni console ottenne circa la metà delle truppe arruolate, ma a Sempronio fu assegnata la gran parte della flotta con l'obiettivo di portare la guerra dalla Sicilia in Africa. Il Senato romano riteneva infatti che la guerra sarebbe stata combattuta tra la Sicilia e Cartagine. Il seguito proverà quanto il Senato romano si fosse sbagliato. Nella primavera del 218 Annibale mosse il suo esercito verso l'Italia, attraversando i Pirenei e dunque affrontando un difficile attraversamento delle Alpi. Tutto questo mentre nella pianura padana i Galliboi si rivoltavano contro la recente fondazione delle colonie di Piacenza e Cremona. Contro di loro fu inviato un piccolo esercito di 10.000 uomini al comando del pretore Atilio. Cornelio Scipione intanto si mosse verso la foce del Rodano, tentando di intercettare Annibale, che però si diresse verso l'interno della Gallia per procedere poi all'attraversamento delle Alpi. Cornelio a questo punto inviò quindi suo fratello Gneo al comando della gran parte dei soldati al suo comando verso la Spagna, mentre egli decise di intercettare Annibale nella pianura padana e, con le truppe restanti, si diresse verso Pisa, da dove marciò verso Piacenza per prendere poi il comando delle truppe di Attilio. Annibale attraversò in 15 giorni le Alpi, superando innumerevoli fatiche e con un esercito ridotto a circa 20.000 fanti, 6.000 cavalieri e i pochi elefanti che erano sopravvissuti alla dura traversata alpina. Gli eserciti romano e cartaginese si affrontarono in una prima scaramuccia di cavalleria presso le rive del fiume Ticinus, dove il console romano fu ferito. A seguito della ferita del console, i romani si ritirarono verso Piacenza, attraversando il ponte di barche che fu poi distrutto dopo il loro passaggio. Annibale riuscì nel giro di poco tempo ad attraversare a sua volta il Po e a rifornirsi presso Clastidium, dove i romani tenevano dei magazzini di frumento. A questo punto i romani decisero di spostare il loro accampamento verso i monti, lungo il fiume Trebbia, per diminuire la capacità di manovra della terribile cavalleria punica. Tutto questo mentre il collega di Scipione, Sempronio, veniva richiamato a sostenere l'azione dell'altro console presso appunto il fiume Trebbia. Evidentemente Scipione riteneva le proprie truppe non ancora preparate ad uno scontro in campo aperto. Di lì a poco Scipione fu raggiunto dal collega Sempronio, che però era dell'avviso di chiudere la partita contro Annibale, anche per via dell'imminente fine dell'anno consolare e della necessità politica di portare dei risultati al popolo romano. Nel campo punico, da parte sua, Annibale desiderava scontrarsi con i romani,
poiché l'inattività prolungata indeboliva il suo esercito, che versava in condizioni logistiche precarie, essendo stabilitosi in territorio nemico. Fu così che il Barcide predispose una trappola per i Romani, inviando di notte 2000 soldati a nascondersi in un luogo accuratamente scelto e coperto alla vista dei Romani. Il comando di questi reparti era stato affidato al suo fratello minore, Magone. All'alba poi la cavalleria numidica fu inviata a provocare a battaglia l'esercito romano, oltre il fiume Trebbia. Si era giunti al solstizio d'inverno e Sempronio non desiderava altro che un motivo per scendere a battaglia. Fu così che a stomaco vuoto nel freddo invernale degli Appennini l'esercito romano attraversò il fiume Trebbia e si schierò di fronte all'esercito cartaginese, che però era stato rinfocillato in previsione dell'evento e i cui soldati erano stati cosparsi d'olio per difendersi dal freddo. Annibale dispose 8.000 fanti leggeri in prima linea e divise nelle ali i circa 10.000 cavalieri di cui disponeva e i pochi elefanti sopravvissuti alla traversata delle Alpi. Al centro del suo esercito schierò i circa 20.000 fanti a sua disposizione, con al centro i contingenti degli alleati galli. I romani schierarono la cavalleria ai lati delle truppe legionarie. Le legioni vennero quindi disposte con al centro le legioni romane ed ai lati le truppe degli alleati. Quando gli eserciti mossero l'uno contro l'altro, fu presto evidente la superiorità di cavalleria dei cartaginesi, che misero in fuga le controparti romane. Ben presto la pressione sulle ali dello schieramento romano aumentò, incrinando la tenuta dei reparti degli ausiliari. Tutto questo mentre Magone interveniva alle spalle dell'esercito romano, accerchiandolo con i reparti al suo comando. L'intero esercito romano era finito in una sacca ben congegnata. Tuttavia coraggiosamente i legionari romani del centro riuscirono ad aprirsi una via di fuga tra le linee degli alleati galli dei cartaginesi ed a riparare a Piacenza. Alla fine della giornata le perdite romane furono ingenti e stimate attorno ai 15.000 uomini, mentre quelle cartaginesi furono molto limitate. Un nuovo nemico ben più terribile dei precedenti era emerso per la Repubblica Romana, un giovane generale al comando di un esercito ben addestrato che sapeva utilizzare per combattere una guerra a cui i romani non erano preparati, una guerra fatta di inganni e diversivi, di depistaggi e tranelli. Il suo nome era Annibale Barca.